Nota introduttiva. Il testo che segue è la trascrizione fedele e verificata di uno dei numerosi ciclostilati diffusi originariamente dalla dottoressa Antonietta Bernardoni, tra gli anni 70 e 80, nell'ambito della sua attività medica e politica legata alla salute mentale. Per rispetto delle norme sulla privacy, l'indirizzo della residenza storica è stato parzialmente mascherato, pur mantenendo l'integrità del documento. La lettura è affidata a una voce digitale. Titolo: Le vittime della psichiatria sono nostri fratelli, come stabilire con loro rapporti concreti di fraternità vera? Lettera aperta a Monsignor Bettazzi, presidente del Movimento Internazionale Pax Christi. Monsignor Bettazzi. Benché non credente, mi rivolgo a lei nella sua qualità di presidente del Movimento Internazionale Pax Christi, per sottoporle un problema che non può lasciare indifferenti coloro che siano animati da una concreta sollecitudine per la dignità degli uomini. Si tratta della difficoltà che l'esistenza di enormi interessi costituiti frappone alla diffusione della verità, sperimentalmente fondata e dimostrata, secondo cui tutti i cosiddetti malati mentali guariscono, senza eccezione alcuna, qualora le situazioni di vita in cui si trovano immersi vengano opportunamente trasformate. Il riconoscimento di questo fatto comporta di necessità una mobilitazione la più ampia possibile della solidarietà e della generosità, in ogni suo aspetto e in ogni sua manifestazione. L'attività terapeutica popolare ha dimostrato che la malattia mentale non è inerente al singolo ma è un riflesso, nel singolo, della situazione in cui egli si trova immerso, mutando adeguatamente la quale, mediante la solidarietà popolare e l'amore fraterno, è possibile ottenere la scomparsa della cosiddetta malattia mentale, attraverso un processo graduale che solo impropriamente può venir denominato guarigione. I disturbi cosiddetti psichiatrici sono sempre, di per sé, potenzialmente reversibili e transitori in quanto sono la conseguenza di rapporti inadeguati o dannosi, ma di per sé temporanei, fra mondo esterno e un determinato individuo che possiede un sistema nervoso centrale anatomicamente indenne. Ma se la malattia mentale costituisce una difficoltà che è sempre, di per sé, transitoria e reversibile, allora tutti i cosiddetti sani devono sentirsi corresponsabili del fatto che le sofferenze dei cosiddetti malati vengono aggravate dalla rinuncia da parte dei sani a stabilire con essi rapporti solidali e fraterni, rinuncia collegata con la delega ai tecnici di un dovere che, per sua natura, non può venir delegata. Nel corso di quasi 30 anni di ricerche scientifiche è stato da me dimostrato, in maniera ripetibile ovunque, sotto il controllo di chiunque, che tutti i malati mentali, vale a dire tutti coloro che, in assenza di lesioni nervose, presentano disturbi sinora diagnosticati come psichiatrici, guariscono, senza eccezione alcuna, conseguendo inoltre una immunità duratura, nonché nuove qualità personali, e nuove capacità di rapporti interpersonali, qualora le situazioni concrete di vita in cui si trovano immersi vengano opportunamente trasformate sia dal cosiddetto malato mentale, sia da altri insieme a lui alleati, in modo da rendere l'ambiente circostante rispondente almeno ai più impellenti tra i suoi bisogni reali, così come vengono da lui percepiti, espressi, trasformati. Stando così le cose, come potrà un cristiano evitare di impadronirsi e diffondere conoscenze che aumentano la speranza dell'umanità intera dal momento che ci permettono di riscoprire la dignità reale, e le qualità umane reali e potenziali di coloro che erano stati dichiarati incapaci di intendere e di volere? Come potrà un cristiano rifiutarsi di stabilire rapporti fraterni con le vittime della psichiatria? Quale sarà l'atteggiamento concreto degli appartenenti al movimento Pax Christi nei vari paesi del mondo, una volta venuti a conoscenza, anche sulla base dell'esperienza diretta, sia pure soltanto iniziale, degli appartenenti alla sua diocesi, del fatto che esiste una ricerca trentennale i cui risultati inequivocabili, verificabili ovunque, sotto il controllo di chiunque, dimostrano come coloro che sono stati ingiustamente esclusi dalla convivenza civile mediante l'etichetta di malati mentali possono rientrare a far parte a pieno diritto della collettività da cui erano stati allontanati da una falsa scienza, priva di qualsiasi fondamento scientifico, destinata a venir presto considerata la stessa stregua della chiromanzia e dell'astrologia? Cosa accadrà qualora l'amore per il fratello e la solidarietà per il compagno non vengano più soffocati dai dettami di una falsa scienza che dichiara fatti, parole, sofferenze dei cosiddetti malati mentali come incomprensibili,
e quindi bisognosi di venire interpretati e chiariti da pretesi tecnici. Della malattia mentale? Lo scopo del mio scritto è quello di invitare gli aderenti al movimento Pax Christi, del mondo intero, i fedeli della sua diocesi, e lei personalmente a condividere fattivamente con me questa nuova speranza. Rispettosamente, Antonietta Bernardoni, Modena, Viale Crispi, 3 aprile 1979. Abbiamo appena ascoltato la voce digitale leggere una lettera intensa, appassionata, scritta nel 1979 dalla dottoressa Antonietta Bernardoni. Una lettera aperta rivolta a Monsignor Bettazzi, presidente del movimento internazionale Pax Christi. Una lettera che non è solo un appello, ma una denuncia lucida e radicale contro la psichiatria. Bernardoni parla delle vittime della psichiatria come nostri fratelli e ci chiede come possiamo stabilire con loro rapporti di fraternità vera. Già da questa domanda iniziale si capisce che il suo approccio non è tecnico, ma umano. Lei non crede nella malattia mentale come entità clinica isolata. Scrive che tutti i cosiddetti malati mentali guariscono, senza eccezione, se le loro condizioni di vita vengono trasformate. E sottolinea che questa affermazione non è ideologica, ma sperimentalmente fondata e dimostrata. Bernardoni rivendica 30 anni di ricerche scientifiche verificabili sotto il controllo di chiunque, ripetibili ovunque. È una posizione forte. Per lei, la malattia mentale non è qualcosa che appartiene al singolo, ma è un riflesso della situazione in cui il singolo è immerso. E se quella situazione cambia, cambia anche il disagio, che è sempre transitorio. Questo è il cuore dell'attività terapeutica popolare che Bernardoni cita, un metodo basato sulla solidarietà e sulla trasformazione concreta di situazioni concrete, non sulla delega ai tecnici, ma sull'alleanza tra persone. E qui arriva una critica profonda alla psichiatria. Bernardoni scrive che i disturbi psichiatrici sono sempre potenzialmente reversibili e transitori e che i sani sono corresponsabili se non stabiliscono rapporti solidali con i malati. Una corresponsabilità etica, che coinvolge credenti e non credenti. È per questo che si rivolge a Pax Christi. Chiede come può un cristiano ignorare queste conoscenze? Come può rifiutarsi di stabilire rapporti fraterni con chi è stato escluso? E non si limita a porre domande. Bernardoni propone una visione concreta, trasformare l'ambiente insieme al cosiddetto malato per rispondere ai suoi bisogni reali. È una proposta di liberazione, non solo terapeutica, ma sociale. Verso la fine la lettera diventa quasi profetica. Bernardoni scrive che la psichiatria, priva di fondamento scientifico, sarà presto considerata alla stregua della chiromanzia e dell'astrologia. Una provocazione, certo, ma anche una sfida, perché ci invita a rivedere il nostro modo di pensare la sofferenza mentale, non come qualcosa da interpretare tecnicamente, ma da accogliere e discutere umanamente. E lo fa con rispetto, ma con fermezza. Chiede a Monsignor Bettazzi e ai fedeli della sua diocesi di condividere questa nuova speranza, di non lasciare soli i fratelli esclusi. Una lettera che, a distanza di decenni, conserva una forza straordinaria, perché ci parla di dignità, di solidarietà, di responsabilità condivisa. Antonietta Bernardoni non ci ha lasciato solo delle parole, ci ha lasciato una visione, e oggi riascoltarla è un atto di memoria e di impegno a fare in modo che non resti solo un documento del passato. Grazie per aver ascoltato. I sottotitoli in inglese e francese sono una traduzione automatica generata da YouTube. Questo audio ciclostilato è stato prodotto con sintesi vocale. Il contenuto è distribuito gratuitamente a fini scientifici, culturali e documentari. Se sei interessato a questo argomento, crea un gruppo di studio pratico teorico per discutere con persone che condividono lo stesso interesse. Amici, colleghi, studenti, familiari o vicini di casa. Per approfondire può essere utile l'audio-video di Antonietta Bernardoni, l'importanza del gruppo di studio pratico teorico disponibile a questo link.